Salve ragazzi, oggi andiamo a comparare due software molto potenti e soprattutto molto in lotta, Cinema 4D e Blender. Quale scegliere nel 2020, ma soprattutto quale scegliere per te. Sia Cinema 4D che Blender sono software di modellazione 3D, di rendering, di simulazioni e di tutto quello praticamente che ci piace se sei su questo canale. Sono potenti e offrono molti strumenti per rendering fotorealistici, animazioni, simulazioni e animazioni 3D. La scelta dovrebbe essere fatta a seconda delle vostre esigenze di produzione. Dovete creare un gioco, dovete creare un cortometraggio, dovete per esempio creare dei modelli per la stampa 3D. Vediamo quale software è migliore per le tue esigenze. Blender ha strumenti incredibili per l'animazione, la simulazione, il rendering e anche la stampa 3D, ma soprattutto è molto popolare tra i professionisti e gli hobbisti di questo magnifico settore della computer grafica che in Italia purtroppo non piace quasi a nessuno. Cinema 4D è affidabile, è usato da designer, molti professionisti anche, perché offre degli strumenti affidabili per creare rendering mozzafiato, video, animazioni, motion graphics. Cinema 4D contro Blender, quale è meglio per il tuo progetto? Un motivo per cui Cinema 4D è così apprezzato è la sua curva di apprendimento. Infatti è risaputo che questo software è molto semplice da imparare, ma soprattutto è intuitivo. Anche solo dopo pochi giorni che ci lavoriamo su, saremo in grado molto facilmente di muoverci tra le impostazioni e le funzioni, perché appunto è molto intuitivo. Blender d'altra parte è abbastanza noto per non essere proprio il software più semplice di tutti da imparare. Potrebbe darvi ovviamente qualche difficoltà all'inizio, proprio perché non è molto semplice da imparare, ma offre alcuni strumenti sorprendenti per cui potrebbe valerne la pena di superare la fase di apprendimento iniziale. Tra l'altro puoi imparare sia Blender che Cinema 4D tramite i miei tutorial che trovi linkati qua. Iniziamo con qualcosa che si arriva a sperimentare non appena apriamo il programma, ovvero l'interfaccia utente. Cinema 4D è ben noto per essere uno dei software 3D migliori per quanto riguarda la facilità di funzionamento all'interno della interfaccia utente. Questo è infatti un flusso di lavoro procedurale che consente flessibilità, ma soprattutto prima di ogni aggiornamento questo viene testato in modo molto approfondito anche per garantire un'esperienza stabile all'utente che poi dovrà usufruire appunto di questa nuova interfaccia. Blender d'altro canto saprete tutti che ha rilasciato un nuovo aggiornamento, ovvero il 2.89 mi sembra, che ovviamente passare da questo a questo è un grande upgrade per Blender, perché sicuramente la nuova interfaccia utente scura, quella scura per capirci, è molto più semplice e molto più intuitiva, ma è risaputo il fatto che comunque quella di Blender non può competere con l'interfaccia utente di Cinema 4D purtroppo, perché appunto come ho detto prima ci mettono veramente molto attenzione in questo aspetto del loro software. Vi do il mio parere personale, l'interfaccia utente non è una cosa da sottovalutare, è proprio la prima cosa che vedrete in un programma e se non vi piace dal primo giorno non vi piacerà mai più, perché è proprio quel primo giorno che vi serve a imparare il programma. Quindi scaricate tutti e due i software, casomai con la prova gratuita per esempio di Cinema 4D e vedete qual è più semplice per voi. Non sottovalutate l'interfaccia utente. Finalmente arriviamo a parlare degli strumenti, perché se no così sembra finito. Cioè Blender è gratuito sì, ma Cinema 4D è più user friendly, è più facile da imparare, ha un'interfaccia migliore. Forse gli strumenti saranno il punto di svolta per te, perché il tuo progetto potrebbe richiedere funzioni specifiche che l'uno non ha piuttosto che l'altro. Quindi vediamo gli strumenti dell'uno e dell'altro. Partiamo da Blender, perché in questo caso sta in un gradino leggermente sotto. Blender proprio nei formati DAE e FBX, che probabilmente alla maggior parte di voi non interesseranno, ma se siete degli sviluppatori di giochi potrebbero farvi molto comodo. Inoltre, sempre parlando di sviluppo di giochi, Blender offre anche un motore di gioco che consente di modificare la propria logica e portare modelli di gioco di terze parti, per esempio Unreal Engine o Engine, non lo so. Blender, questo software 3D, fornisce anche all'utente un linguaggio di programmazione Python 3 che consente di creare add-on, quindi praticamente le aggiunte come se fossero dei plugin personalizzati. Questo può essere un vantaggio per alcuni progettisti. Io non l'ho mai usata perché non so programmare in Python 3, dovrei imparare forse. Con Blender è anche possibile ottenere rendering davvero fotorealistici grazie al motore di rendering integrato chiamato Cycles, ma credo che sia un aspetto relativo, in quanto i motori di rendering esterni come possono essere Octane, Arnold, Redshift, V-Ray, eccetera eccetera, ce ne sono veramente un sacco, possono essere installati su praticamente quasi tutti i programmi 3D, compreso Cinema 4D, ma se volete tutto in un unico programma allora può andare bene. Sempre parlando dell'avere tutto in un unico programma, Blender può anche fare dell'editing video, che è fondamentale per le animazioni 3D, ma anche questo, come vi dicevo prima, è un aspetto relativo, perché non è sicuramente molto approfondito l'editing di Blender
come quello di Premiere Pro, di After Effects o di un qualsiasi altro programma che è nato per quello. Adesso passiamo agli strumenti di Cinema 4D, ovvero il mio programma preferito. Prima di tutto ha varie modalità di modellazione: poligonale, parametrico e sculpting, che credo si traduca in scultoreo. In questo modo si ottengono diversi modi di creazione di un modello e si può scegliere in base alle proprie preferenze personali e non adattarsi a un solo tipo di modellazione. Secondo me la modellazione parametrica è anche una cosa da non sottovalutare, soprattutto se per esempio lavorate in gruppo con un amico, per esempio, e l'uno vi chiede di fare una modifica dall'altro. Allora non dovete andare a rifare il modello da capo, ma basta cambiare solo un parametro, un po' come su Fusion 360, di cui potete trovare i tutorial nel mio secondo canale chiamato 3D Marts, che sta sempre qua in alto. Cinema 4D, inoltre, questa è una cosa che mi ha fatto anche scegliere Cinema 4D, offre una vasta gamma di strumenti per quanto riguarda l'integrazione con la realtà, quindi li potremmo chiamare nel nostro linguaggio comune gli effetti speciali, anche solo per il fatto di poter creare un omino, chiamato Figure, che è questo omino qua che serve per calibrare la scena virtuale con la scena reale. Se vogliamo continuare su questa strada, quindi su quella degli effetti speciali, che mi piace molto, che è quella per cui ho iniziato a studiare Cinema 4D, anche Blender un po', offre anche un sistema di tracciamento dei movimenti della videocamera e non veramente molto accurato, molto più accurato di quello di Blender, che io ho usato per molti footage, ho veramente fatto un sacco di prove, ma non sono mai riuscito ad ottenere la qualità che ottengo in Cinema 4D. E dicevo, con Cinema 4D si può nello stesso identico programma tracciare i movimenti della videocamera, calibrare la scena virtuale con la scena reale e molte altre chicche per i VFX artist. Insomma, io uso Cinema 4D anche per questo motivo, la maneggevolezza con la realtà, diciamo, quindi con filmati e foto reali, per far integrare degli ambienti 3D in questi. Inoltre, una cosa molto ben voluta da me è il fatto che Cinema 4D è molto più aperto, tra virgolette, alla possibilità di installare dei motori di rendering esterni, quali per esempio io ho provato quasi tutti: Redshift, Arnold, Octane, Vray, ma in realtà poi ho deciso di usare Octane, ma ancora prima usavo Arnold e ho dovuto abbandonare Blender perché non potevo installare Arnold, come non puoi installare molti altri motori di rendering. Il motore di rendering è una cosa su cui vi abituate, una scelta che tra virgolette è a vita, cioè se vi piace un motore di rendering ve lo potete tenere. Invece Blender, perché ha un motore di rendering integrato chiamato Cycles, è un po' più restrittivo su questo, perché ovviamente vuole far usare a tutti gli utenti Cycles, che però è maledettamente lento. Almeno dalle mie prove con gli stessi samples, con più o meno le stesse impostazioni di Octane, ho trovato una qualità maggiore su Octane e una qualità peggiore su Blender con il suo motore di rendering Cycles. In questo momento io non sto criticando Blender, sto solo dicendo che Cycles a me personalmente non piace. Vi consiglio di installare un motore di rendering esterno tra la fascia ristretta di motori di rendering esterni che potete installare, per l'appunto perché Blender dice c'è Cycles e voglio che i miei utenti usino Cycles. Ce ne sono un po' di meno di motori di rendering che potete installare su Blender. Come vedete ci sono alcune somiglianze, alcune differenze tra Blender e Cinema 4D. Come citava un mio tra virgolette collega di Cinema 4D Zone, Blender ha, secondo me, anche secondo lui, la potenza ma non il controllo. Cioè Blender ha la potenza, cioè ha molti strumenti molto utili, ma non ha il controllo, cioè non fa sì che gli utenti possano usare questa potenza in maniera agile, in maniera semplice. È come per esempio se io vi dessi una Lamborghini che si guida senza volante, ma solo premendo dei pulsantini e digitando dei codici sulla tastiera. La guidereste mai, o preferireste guidare per esempio una Panda? Probabilmente la Panda, perché non ha la potenza della Ferrari, ma ha un volante. È molto più semplice da guidare piuttosto che andare lì a digitare i codici sulla Ferrari. Ho voluto raccogliere le informazioni principali, e per me sono le più importanti, perché poi anche io ho dovuto fare questa scelta, in un video, ma ovviamente io non posso dirvi quale software è migliore per voi, perché è una scelta personale basata su quello che dovete fare poi. Cioè, se dovete progettare videogiochi andate su Blender, quindi è una scelta che dovete fare rendendovi conto di cosa fa per voi e cosa non fa per voi. Spero vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo giovedì prossimo sempre su questo canale.